Azzurrini Under 20 in finale di questo mondiale in Argentina. Hanno scritto la storia, anche se nell'intervista post partita Nunziata ha detto che va vinta la finale per scrivere la storia, quindi già proiettato alla finale. Si è goduto 30 secondi del passaggio all'ultima partita di questo mondiale e poi testa bassa e pedalare, perché Nunziata si è messo in testa di vincerlo, e la convinzione è la prima arma utile per affrontare una finale, perché poi la finale, al di là dei valori tecnici messi in campo, è una partita dove serve cuore, dove serve coesione e serve la migliore Italia. L'abbiamo vista in questo mondiale, l'ho seguito tutto, solo mi sono perso solo la seconda partita del girone. È un'Italia che ha giocato sempre bene ed è un'Italia che ha quel gruppo di quei 5-6 calciatori che sono un gradino più in alto a livello di qualità e possono tranquillamente giocare in palcoscenici, diciamo, superiori. Però è un gruppo coeso, è un gruppo che si compensa l'un l'altro. Tantissima carne a fuoco, ed è stata una partita, quella di ieri contro la Corea, vinta per 2-1, che secondo me era tra le più difficili visto l'avversario. Ma ne parliamo in questo video, andiamo a rivivere un attimo ciò che è successo ieri sera. Non dimenticatevi ragazzi però di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. È una cosa che mi farebbe molto piacere, un bel like a questo video. Partiamo. Allora, come dicevo, partita difficile perché la Corea era una squadra che fa e faceva della chiusura difensiva e la ripartenza. Chiusura difensiva e ripartenza era l'arma, o meglio, era il sistema di gioco di questa Corea. Così è stato, perché a tratti abbiamo visto una Corea che non voleva nemmeno andare in vantaggio prima che l'Italia poi facesse il gol dopo un quarto d'ora. Comunque passa l'Italia in vantaggio con un grandissimo gol di Casadei, capocannoniere di questo mondiale, ed è un gol spettacolare per come è arrivato, perché arriva questa palla rasoterra dalla sinistra e Casadei di prima intenzione con un piattone mette la palla all'incrocio su un campo, che poi ci arriviamo, su un campo di patate, perché quello è un campo di patate dove si è giocato ieri sera e dove si sta giocando questo mondiale, ma poi ne parliamo e ci arriviamo. Subiamo il pareggio su calcio di rigore dopo la visione del VAR. Ci sta il pestone, ci sta il calcio di rigore 1-1, e lì l'Italia ha accusato un tantino il colpo, che comunque hai 20 anni, perché comunque ti stai giocando il passaggio ad una finale, quindi emotivamente non è la più semplice delle partite. Però è un'Italia che poi ha rialzato la testa nel secondo tempo. Non c'è stata quasi mai la Corea e l'Italia ha fatto sua la partita con un grandissimo gol su punizione di Pafundi all'85esimo. Ecco un altro calciatore che è già ad alti livelli e può già fare il salto di qualità. Palla all'incrocio, passaggio alla finale ipotecato, ed è stata una partita gestita alla grande, giocata come si deve, lasciando pochi spazi alle ripartenze della Corea, anche se qualche difficoltà c'è stata, ma sono squadre che sono talmente veloci nell'11 titolare che fai fatica poi, quando sono passati 60-70 minuti, cominci a far fatica a stargli appresso nelle ripartenze, perché comunque l'Italia fa del gioco palla a terra e degli 1-2 e della ripartenza dal basso il marchio di fabbrica, cosa che però dobbiamo dire, diciamo che è stata penalizzata l'Italia da questo punto di vista, perché hai giocato su un campo di patate. È un campo di patate, lo si vede dall'inquadratura delle telecamere che noi poi vediamo da casa, e andando poi ancora più vicino vedi che l'erba non è stata nemmeno tagliata, cespugli più alti, pezzi di, pezzi di manto erboso completamente mancanti. I nostri campi di Serie C sono, sono tenuti molto meglio di questi campi dove è stata ospitata questa competizione, che poi è una competizione mondiale, al di là che sia
un mondiale under 20, dici vabbè, tanto è il mondiale under 20, ma che significa? Cioè, un mondiale under 20 va giocato come tutte le partite, d'altronde vanno giocate su campi da calcio degni di essere chiamati campi da calcio, perché lo si è visto, l'Italia ha provato, diciamo nei primi 10 minuti ha provato a giocare palla a terra, però comunque la mancanza di manto erboso e le zolle che si alzavano in continuazione ha fatto sì che si rallentava il gioco. Quando sbagli il primo stop comunque devi ripartire da dietro, perché l'azione, se la gestisci a due tocchi e poi ne fai tre, perdi un tempo di gioco, non riesci a dialogare col compagno come l'hai fatto in allenamento. Non ho visto i campi di allenamento dell'Italia, però non credo che siano migliori del campo dove si è giocato ieri, però il campo dove si è giocato ieri, ma anche le partite scorse, campi proprio che si gioca la prima categoria in Italia in campi del genere. E io non è che sono qui a fare il tipo, a dire alla FIFA dovete organizzare meglio, non dovete organizzare meglio, perché non ho nessun potere di farlo, né tantomeno sono io la persona incaricata nel gestire determinate situazioni, però la mia opinione la devo dire, perché su quei campi è bruttissimo giocarci in primis. L'infortunio è dietro l'angolo, perché mettere un piede sbagliato a terra è molto più facile che se stai giocando su un campo tenuto bene. E poi ne vale il gioco palla a terra. Se sei una squadra che gioca palla a terra sei completamente penalizzato, ma l'Italia in maniera camaleontica, diciamo, è riuscita ad adeguarsi con qualche palla alta e con qualche giocata un po' più lunga, cercando di evitare qualche passaggio, è riuscita comunque a portare il risultato a casa. E mi è piaciuta troppo l'intervista, che poi non era un'intervista, il piccolo intervento di Nunziata post partita, dove gli è stato detto: avete fatto la storia, siete arrivati in una finale di un mondiale, non era mai successo. E Nunziata risponde: la storia la dobbiamo fare domenica vincendo la finale. Finale che si giocherà contro l'Uruguay, partita completamente diversa da quella di ieri sera, perché l'Uruguay è un'altra squadra. L'Uruguay gioca palla a terra, è lo stesso sistema di gioco più o meno della nostra nazionale, cambiano gli elementi, ma è palla a terra, è 1-2, è cercare il gol comunque con scambi veloci tra compagni, e non è mettersi dietro in difesa in ripartenza come ha fatto la Corea ieri, che a tratti ha rinunciato completamente sull'1-1 ad andare in vantaggio, ha rinunciato completamente a portare la partita a casa, cercando di difendersi quanto più possibile, ma le leggi del calcio le conosciamo, e più ti difendi e più prendi gol prima o poi, soprattutto in competizioni internazionali. Poi che tu lo voglia fare in un campionato lungo, 38, 28, 25, comunque in competizioni con tante partite, forse puoi anche portare un po' di acqua al tuo mulino con questo sistema di gioco, ma in partite del genere molte volte non paga, perché vuoi o non vuoi prendi il gol, arriva Pafundi e ti mette la palla all'incrocio. Comunque Pafundi, Baldanzi, Casadei, Ambrosino, Esposito, Zanotti, Giovane, sono calciatori che possono diventare un'ossatura ferrea per la nazionale maggiore. Poi è ancora presto sicuramente, però bisogna dare chance a questi ragazzi per poter fare il salto di qualità. Grandi azzurrini che sono arrivati alla finale che si giocherà domenica. Vedremo come andrà a finire, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Sempre Forza Napoli, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.